Mai senza Monge Natural Super Premium. Le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Ben ritrovati a tutti. Mattino Milan del 2 maggio del 2023. Tra l'altro, a proposito di corsi e ricorsi, il Milan vinse un campionato nel 2 maggio di un bel po' di anni fa, ma non è questo, è materia di discorso. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. I corsi e ricorsi quest'anno sono tanti, è inutile andarne a rivangare un altro, quindi direi di passare subito alla più stretta attualità. Basta pensare al passato e quindi pensiamo al futuro. Due futuri, uno più prossimo, quello di domani, perché si torna in campo, c'è Milan Cremonese, c'è un po' di turnover in vista, poco rispetto a Bologna, un po' di più se si pensa che si è comunque in una fase di lotta Champions League, ma qualche cambio ci sarà, tra poco andiamo a vedere la probabile formazione di mercoledì, ma ovviamente si apre tutto con la querel Rafael Leao. Per l'ennesima volta siamo qui, caro Henry, oggi non ci sono i quotidiani, perché ieri è il 1 maggio, ergo oggi non ci sono i quotidiani in edicola, e quindi recuperiamo quello che è stato scritto ieri e lo ampliamo. Questa è Gazzetta dello Sport proprio di ieri in edicola. Rafael Leao in ginocchio da te. Segna, fa assist, è sempre più leader, il Milan si inchina e Pioli lo coccola. Rafa super numeri, non solo colpi di classe, ora è un trascinatore. Il tecnico dice con lui un rapporto speciale, questa è figlia della conferenza stampa pre-Roma-Milan. Vado più nello specifico, facciamo proprio un viaggio subito nell'articolo, così capiamo di cosa stiamo parlando. Al di là del primo paragrafo dove si racconta l'accordo economico con Rafa, ma di cui insomma siamo già abbastanza tranquilli, non ci sono grandi novità, ormai l'accordo tra il Milan e Rafa, tra giocatore e società, è fatto, è finito e non ci sono problemi né per la durata né per le cifre, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è sempre stato un problema è la multa. Ora Gazzetta, tramite Carlo Laudisa, scrive che una possibile via d'uscita potrebbe essere l'assunzione dell'IL del pagamento con una transazione da parte del Milan. Non si capisce onestamente come, quando e perché questa cosa verrebbe fatta, ma quindi sarebbe il Lille a pagare i 22 milioni compresi di interesse e spese legali per chiudere la questione legale. Poi lo Sporting nel caso andrà avanti se vuole a fare i ricorsi che vuole, ma si chiude quella, diciamo così, quel problema legato alla multa. Rafa firma il contratto e siamo più o meno tutti felici e contenti. Ora va a capire come fai questa transazione con Lille, però vabbè, questo è un altro discorso. Sì, bisogna capire un po' di cose, bisogna capire. Diciamo che questa questione della multa ci sono, lo dico, ci sono anche tanti tifosi che ce lo chiedono e soprattutto me lo chiedono in privato, come se io potessi, mi piacerebbe sapere come funziona tutto quanto, ecco, tutta la questione. È molto intricato tutto quanto, si ha un punto certo, si ha una certezza, lo Sporting dovrà essere risarcito, si parte da qui. Di fatto il Milan non ha colpe, è il secondo punto certo questo, cioè il Milan non ha colpe nell'affare Lille, Leao Sporting, ma aggiungo io, nella questione di un rinnovo del contratto di Rafael Leao, fin quando ci sono e ci saranno, ci sono squadre che pur di accaparrarselo sono disposte a pagarla questa cifra, anche il Milan deve entrare nell'ordine di idee che questo pagamento rischia di essere una sorta di cartellino bis di Leao, che per un giocatore come Leao, per essere 22 milioni, sono pochi, ma la cosa intricata secondo me non è tanto questa, perché il Milan o qualsiasi società potrebbe pagare questa cifra, finirebbe lì. Il punto qual è? Qual è la questione intricata? La questione intricata è che ci sono di mezzo ricorsi, TAS,
lo Sporting che vorrebbe chiedere di più, poi in realtà forse la cifra resterà la stessa perché dipende se il ricorso lo vince o meno. Questa cifra che deve essere pagata dal Lille, ma non si sa se il Lille la pagherà tutta o in parte, insomma se ne detta di ogni su questa multa. Io credo che bisogna basarsi su quelle che sono le certezze, cioè che lo Sporting deve essere risarcito e che il Milan, vuoi o non vuoi, in qualche modo potrebbe rientrarne nel momento in cui la cifra dovesse essere sobbarcata da Leao, perché Leao va a mettere, Leao o chi per lui, perché non sappiamo nemmeno chi decide per Leao, va a mettere come condizione del suo futuro contratto, qualsiasi sia la squadra, il risarcimento di questa cifra, non dovesse essere il Lille. Le questioni sono molto intricate, magari cercheremo, non lo so come, perché è impossibile capirne di più, ma cercheremo di venirne un po' più a capo. Io rimarrei sul campo e su quello che sta facendo Leao. Quello che ti sta portando Leao in questa stagione, tra numeri diciamo generali, ma soprattutto quello che ha fatto in Champions League, per quanto mi riguarda ti portano a chiudere non un occhio, due occhi, chiudere il naso, la bocca, prendere una penna, staccare un assegno, qualsiasi esso sia, come dire, il risultato finale. Ecco, cioè tu devi fare in modo che Leao sia un giocatore del Milan, non importa il costo, per quanto mi riguarda. Possono essere i 22 milioni della firma, può essere un contratto molto, molto pesante, può essere un premio alla firma, io non lo so, però sicuramente questa multa è la questione principale. È sempre stata la questione principale, inutile che ci nascondiamo. Io mi faccio un paio di domande. Una, perché ad esempio lo Sporting si è svegliato ora con questa richiesta? Perché fino a un mesetto fa non ce n'era l'ombra. Boh, mi fa un pochino strano che in questo momento lo Sporting all'improvviso si sveglia e non vuole più la multa, ma addirittura 45 milioni, ma va bene. E l'altra questione è che purtroppo ci dobbiamo, come hai detto tu, turare il naso. Cioè, se vuoi Rafa ti devi sporcare un po' le mani con questa situazione, non puoi restare fermo, osservare che tutto si risolve e poi tu offrire il contratto a Rafa. Cioè, Rafa, nel pacchetto Raffaele Leao c'è anche questa vertenza con Lille e lo Sporting. Non fa parte di un'altra questione, fa parte dell'intero pacchetto Raffaele Leao, che fa parte degli assist, dei gol, dell'essere decisivo, dell'essere uno dei giocatori talentuosi più forti d'Europa, di essere anche invischiato in una situazione del genere. Fa parte del pacchetto, se lo vuoi prendere lo Poi io prendi resto tu. sempre convinto, perché ti ricordi fino a qualche mese fa si parlava di 18 milioni e mezzo, 19, adesso tra interessi e tutto sono diventati 22 e più è sbucata questa richiesta dello Sporting. Io resto sempre convinto che certe cose andrebbero, come dire, cancellate, andrebbero messe sott'acqua prima. Perché non ci rendiamo conto al 2 di maggio del valore di Raffaele Leao, ce ne rendiamo conto un anno fa, forse anche di più. Quindi io credo che in queste questioni noi sia per gli ingaggi, sia per andare a risolvere certi tipi di questioni siamo sempre un pochino lenti. D'altra parte il Milan non sarebbe formalmente coinvolto da questa No, faccenda, quindi infatti. capisco anche l'aspettare. Però da quanto tempo è che diciamo guardate che la cifra della multa sarà un fattore nel prossimo contratto di Leao, perché finché ci sono squadre che quella multa gliela pagano, lui la mette come condizione, lui o chi per lui la metteranno come condizione. Abbiamo sempre detto, e aspettando siamo arrivati a una cifra ancora più alta, a una questione ancora più intricata con dei ricorsi in più e a una richiesta folle dello Sporting che capiremo se dovrà essere assecondata o meno. Per me andava risolto tutto prima, però siamo in ballo, di nuovo balliamo. Vabbè, l'ottimismo c'è, l'ottimismo è il profumo della vita, che ti devo dire? Aspettiamo e speriamo che le cose si risolvano. Non ci sono in realtà dei passi avanti enormi. C'è un pochino più di positività nel fatto che
ci si deve assumere questa colpa, che non è nostra, ma va sistemata. Passiamo velocemente a quello che succederà domani, anche se so che tanto a molti dei nostri ascoltatori frega relativamente, perché è così. Brutto da dirsi, ma è così. Manca una settimana, direttore. No, lo so, ma allora, ve lo spoilerò proprio. Vedo gli ascolti prima, dopo, durante la Champions, prima, dopo, durante la Roma, sono completamente diversi. Eppure la partita con la Roma era molto importante per la Champions, ergo l'attenzione va alla Champions. Non dovrebbe andare qui. Questa è la probabile di domani, con Magnani in porta, Teo a sinistra e Calabria a destra confermati, la coppia viene cambiata in toto rispetto a Roma, non c'è Kier che riposa, non c'è Tomori che è squalificato, anche se il problema della coscia invitava un attimino di prudenza, ma sta bene, fisicamente sta bene, quindi la salta formalmente per la squalifica. Va in campo Ciao e Calulu, c'è la coppia difensiva che ha chiuso la partita di Roma. Tonali e Benasser a centrocampo, con Krunic pronto a subentrare. In pratica è probabile che si giocheranno un po' il minutaggio loro tre, cercando di non andare troppo a spremersi facendo 90 minuti tutti e tre. Pobega ancora non dovrebbe essere della partita per il problema fisico che ha da ormai una decina di giorni a questa parte. Leao a sinistra è super confermato. Poi ci sono un po' di cambiamenti. Dovrebbe avere un turno di riposo Diaz e al suo posto Salmacher o Messias. Dovrebbe avere un turno di riposo anche Krunic, con Benasser che scala dietro e quindi troverebbe posto di Chietelare dietro Ante Rebic. Prende il posto anche lui di un riposando, ovvero Olivier Giroud. Direi meno male che riposo Olivier Giroud, mi piace che Benasser torni nel suo ruolo ideale. Dietro io l'avevo già detto qualche settimana fa, cioè in questo momento questa coppia difensiva è la coppia di riserva ed è una super coppia secondo me, cioè Calulu Ciao potenzialmente anche come sono assortiti potrebbero funzionare bene, li vediamo tra l'altro forse per la prima volta insieme con la difesa titolare e non in quel copia e incolla delle riserve che c'era a Bologna. Vediamo De Ketelaere con più titolari in campo, nonostante comunque abbia fatto fatica anche contro la Roma quando è entrato, però lo vediamo dal primo minuto a San Siro attorniato diciamo da giocatori di prima fascia e non con le riserve come l'abbiamo visto a Bologna e a Firenze. E riposa Giroud. Origi in questo momento per me non è proprio da schierare per come sta, nemmeno da far subentrare, e quindi giusto dare una chance a Rebic, posto che anche Rebic non è che abbia dato chissà quali garanzie ultimamente, però è una formazione che per affrontare la Cremonese di mercoledì a San Siro va più che bene e mi aspetto che porti anche dei punti, ecco dai. Beh, direi, cioè, scusami. Cioè, adesso poi vediamo che ogni tanto qualcuno è scivolato dietro nelle rotazioni, eccetera, però Teo, Ciao, Calulu Calabria, Tonali Benasser, Leao, De Ketelaere, Salmacher, Metti, Rebic, se non basta per battere la Cremonese, cosa serve per battere la Cremonese? Scusate, che è penultima in classifica. Non puoi pensare di dominare la Cremonese a San Siro. In realtà sì, sarebbe a dominare la Cremonese a San Siro e finalmente una buona volta chiudere la partita al 40° perché sei sopra di 2 e fine. Già. Caro Enrico Boiani, noi ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, poi c'è Lancia alle 13, il Talk alle 16 e Filo Rosso Nero alle 19. Ritorniamo con i nostri appuntamenti classici per tutta questa settimana, compreso il pre e il post partita di domani per Milan Cremonese. Poi, come detto, da settimana prossima si pensa alla Champions. Vi preannuncio per chi guarderà il video in questa mezz'ora che a Chiama Milan ci sono io, quindi vi aspetto alle ore 11 sulla piattaforma Viola per Chiama Milan con Leonardo Benini. Vi invito come sempre a lasciare mi piace, ma cliccatelo, ma non vi costa niente, forza, cioè ci mettete 0,6 secondi a cliccare sul touchscreen del vostro dispositivo e mettere mi piace. Supportateci, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per le notifiche e ci sentiamo presto. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao ciao.
Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.